Chi lo avrebbe mai detto? Socrate, il filosofo che ci ha insegnato a pensare e a mettere in discussione tutto, potrebbe essere un'ispirazione anche per noi amanti della ghisa. Eppure, una delle citazioni più popolari sui social, erroneamente a lui attribuita, sembra parlare proprio il linguaggio dei Gimbro. È vergognoso invecchiare a causa della trascuratezza, prima che si sia visto il corpo raggiungere il massimo della bellezza e del vigore, e non è possibile che veda queste cose chi è trascurato. Infatti questo non può prodursi da sé. Sembra quasi una versione molto antica del We Go Gym. Se pensiamo al filosofo, di certo non immaginiamo un tipo che passa ora a fare squat e panca. Tuttavia, questa citazione viene spesso letta come un messaggio di Socrate sulla bellezza fisica e sull'importanza di curare il proprio corpo. Molti sui social lo associano alla mentalità del palestrato, ma il messaggio dietro questa frase è molto più profondo e complesso. Quindi, mentre ci viene spontaneo pensare a Socrate con un manubrio in mano, è il caso di fare un passo indietro e capire cosa davvero volesse dire. Il passo che analizzeremo proviene dai Memorabili di Senofonte, un testo che racconta delle conversazioni tra Socrate e i suoi discepoli, in cui emerge non solo la filosofia socratica, ma anche alcuni aspetti della vita quotidiana nell'Atene del IV secolo a.C. In particolare, in questo dialogo Socrate interagisce con Epigene, un giovane che non si preoccupava della sua forma fisica. Il filosofo, notando le sue cattive condizioni fisiche, lo riprende, dicendo che la forma fisica non è solo una questione di estetica o benessere personale, ma è legata al bene comune, al suo dovere verso la polis. In particolare sottolinea come un corpo sano sia necessario per affrontare le difficoltà della guerra, dove chi è inadeguato fisicamente è destinato alla sconfitta o alla prigionia. Inoltre, l'educazione fisica aiuta a sviluppare una mente sana, poiché il cattivo stato fisico può compromettere la memoria, la lucidità mentale e la capacità di affrontare le difficoltà psicologiche, come ansia o follia. Socrate quindi sostiene che un corpo ben curato non è solo utile per la salute individuale, ma è indispensabile per il buon funzionamento della società, poiché una persona in forma ha maggiori possibilità di contribuire positivamente alla comunità e di difenderla quando necessario. La sua posizione è in parte una critica alla mancanza di un addestramento pubblico adeguato, poiché, come sappiamo, la città di Atene non offre un addestramento militare sistematico. Questa osservazione ha portato alcuni studiosi a interpretare le parole di Socrate come una tacita approvazione delle pratiche spartane, dove invece l'addestramento fisico e militare era rigoroso e obbligatorio. Tuttavia, questa lettura potrebbe essere influenzata dalla visione di Senofonte, che era un simpatizzante della cultura spartana. In effetti, è importante ricordare che questi, pur avendo conosciuto personalmente Socrate, potrebbe aver proposto attraverso la sua figura una visione che rispecchiava più le sue idee personali piuttosto che quelle del maestro. La riflessione sull'educazione fisica e sul suo ruolo nella difesa della polis può essere letta come una critica al sistema di addestramento ateniese, ma anche come un invito ai cittadini privati come Epigene a prendersi cura di sé per non mancare ai propri doveri. Un altro aspetto interessante del dialogo è la funzione retorica di alcune frasi, come quella finale in cui Socrate afferma che è vergognoso invecchiare senza aver raggiunto il massimo della bellezza e del vigore fisico. Qui Socrate non si limita a sostenere un argomento di natura utilitaristica, ma fa appello all'orgoglio personale di Epigene, cercando di motivarlo anche attraverso la vanità. Il concetto che emerge da questo passo è quindi complesso e non può essere ridotto a una mera esaltazione del corpo o della forza fisica. La salute fisica è intesa come mezzo per garantire non solo il benessere individuale, ma anche il corretto adempimento dei doveri civici, in un'ottica di equilibrio tra corpo e mente. La fonte in sé, tuttavia, presenta alcune criticità che dobbiamo considerare. Senofonte, pur essendo stato discepolo di Socrate, non era un filosofo di professione e aveva interessi diversi rispetto ad altri suoi contemporanei, come per esempio Platone. La sua testimonianza non è così precisa e soprattutto i Memorabili sono un testo che tende ad esaltare il maestro, in quanto per esempio nella prima parte lo difende dalle accuse ricevute durante il famoso processo. Questo rende il lavoro di Senofonte un testo parzialmente apologetico, dove le sue parole potrebbero riflettere più le convinzioni personali piuttosto che il pensiero autentico di Socrate. Infine dobbiamo considerare anche come l'autore descriveva il suo maestro, presentandocelo come un guru o un santone, un uomo disordinato, trasandato, che vive al di fuori delle convenzioni sociali e si dedica completamente alla filosofia. Una figura che fa pensare a una specie di Gesù Cristo, in quanto nei Memorabili sono presenti espressioni del tipo Socrate diceva, oppure
In un'altra occasione egli disse, quasi a voler santificare ogni sua parola. Questa visione di Socrate ci porta a riflettere su come Senofonte stesso lo idealizzasse, attribuendogli talvolta convinzioni che potrebbero non essere del tutto autentiche. Sulla base delle fonti che abbiamo a disposizione, Socrate non era affatto il tipo di uomo che ci si aspetta quando pensiamo a un filosofo greco. Ben lontano dall'incarnare i canoni estetici dell'epoca, il filosofo di Atene era tutt'altro che bello. Viene descritto come un uomo corpulento, con occhi profondi e sporgenti, un naso schiacciato a patata, una fronte alta e stempiata e un corpo non particolarmente slanciato. La sua fisicità era paragonata a quella di un sileno. I seguaci di Dioniso, che rappresentavano un essere dall'aspetto goffo, labbra grosse, occhi sporgenti e naso grande. In altre parole, la sua bellezza non era di tipo superficiale o fisico, ma risiedeva nella profondità del suo pensiero e nel suo spirito. Insomma, era bello dentro. Nonostante ciò, Socrate non era affatto timido rispetto alla sua immagine fisica, anzi, decise di partecipare a una vera e propria gara di bellezza, come raccontato nel Simposio, sempre di Senofonte. La competizione consisteva in una sfida intellettuale tra lui e Critobulo, un giovane uomo noto per la sua avvenenza, per dimostrare chi tra i due fosse il più bello, ma con un approccio filosofico. La discussione non si limitava infatti a un confronto superficiale sulle qualità fisiche, ma si trasformava in un'argomentazione sulla natura della bellezza stessa. Per esempio, nel parlare dei suoi occhi sporgenti, Socrate sosteneva che i suoi occhi erano superiori a quelli di Critobulo, in quanto in grado di vedere non solo in avanti, ma anche lateralmente, proprio come un granchio. Paragonando i loro nasi, difendeva la bellezza del suo naso schiacciato, che avrebbe permesso una migliore percezione degli odori rispetto a un naso più alto. In merito di bocca, Socrate scherzava sulla grandezza delle sue labbra, suggerendo che fossero più adatte a dare baci più morbidi rispetto a quelle di Critobulo. La gara di bellezza, che all'apparenza sembrava una buffa competizione tra due uomini, divenne un'occasione per Socrate di mettere in discussione il concetto di bellezza tradizionale. La sua abilità oratoria, unita alla sua capacità di argomentare con intelligenza, gli permise di ribaltare le convenzioni sociali e dimostrare che la bellezza non risiede nel corpo, ma nell'anima e nella saggezza. Sebbene il verdetto dei giudici non fosse a suo favore, Socrate vinse a modo suo la battaglia filosofica. La vicenda non si limitava però a una semplice dimostrazione di intelligenza. Il comportamento del filosofo durante il concorso mostrava anche il suo spirito di autoironia. Nonostante fosse consapevole di non essere bello secondo i parametri convenzionali, non esaltava a sfidare la bellezza fisica, invitando i giudici a guardare oltre l'apparenza. Come un vero filosofo, cercò di ridimensionare l'importanza della bellezza nel giudizio finale, insinuando che il denaro potesse influire sul risultato, come nel caso di Critobulo, il cui successo potrebbe essere dovuto anche alla ricchezza che portava con sé. In questo episodio, quindi, non si riflette solamente sulla bellezza esteriore, ma si dimostra come la vera bellezza, quella che risiede nell'anima e nel pensiero, non debba essere giudicata secondo i criteri superficiali e volubili della società. In questo modo, la sua partecipazione al concorso diventa una forma di provocazione filosofica, che sfida le convenzioni e invita i suoi contemporanei a guardare oltre le apparenze, mettendo in luce la supremazia della bellezza interiore rispetto a quella fisica. Adesso mettiamo insieme tutto quello che abbiamo visto finora per trarre le considerazioni finali. La celebre citazione che troviamo ovunque sui social non deve essere interpretata come un invito alla cura estetica del corpo, ma piuttosto come un monito a prepararsi fisicamente per affrontare le sfide della vita, in particolar modo quelle più difficili. In questo contesto il corpo non è fine a se stesso, ma è il supporto necessario per una vita più piena e per servire alla comunità, come dimostra anche l'interesse di Socrate per l'educazione fisica legata alla difesa della polis. Inoltre, il concorso di bellezza narrato nel Simposio ci offre una chiara visione di ciò che davvero interessava a Socrate, la bellezza dell'anima, quella che deriva dalla conoscenza, dalla virtù e dalla ricerca della verità. La sua risposta alle sfide fisiche di Critobulo non era un rifiuto del corpo, ma una riflessione sulla superiorità della bellezza interiore rispetto a quella superficiale e convenzionale. Quindi, in conclusione, l'idea di Socrate come un gimbro è una lettura distorta. Sebbene non disdegnasse la cultura fisica, il suo insegnamento si concentrava sulla perfezione dell'anima, che si ottiene attraverso il pensiero, la riflessione e la ricerca incessante della verità. Con il suo celebre motto "Conosci te stesso", Socrate ci invitava a mettere al centro della nostra vita non la cura del corpo, ma la consapevolezza delle nostre azioni, motivazioni e desideri, puntando alla crescita interiore e alla saggezza. La vera bellezza per lui risiedeva nel pensiero e nella virtù, non nella conformità a canoni estetici.